Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi torniamo finalmente a fare una camminata in montagna, un itinerario molto classico. Siamo in Val Formazza, con me c'è Jessica che adesso non c'è ma dopo apparirà magicamente. Itinerario, come dicevo, uno dei classiconi. L'obiettivo della gita della giornata è quello di andare a scovare la prima neve di stagione. Se riuscite a vedere le montagne dietro di me sono già zuccherate, polverate della prima neve stagionale. L'obiettivo è proprio quello di andare a toccare un pochino la prima neve. Ma prima di tutto devo lasciare lo spazio allo sponsor, perché lo sponsor di questo video è Lemuna. Lemuna sono gli occhiali da sole che sto indossando in questo momento. Possono sembrarvi degli occhiali da sole qualsiasi, ma in realtà non è così. Sono degli occhiali da sole speciali perché sono occhiali smart con connessione Bluetooth e audio integrato. Quindi se voi andate a vederli un pochino meglio da vicino, vedete che qua sotto ci sono delle cassettine piccole che non vanno a otturare il vostro padiglione auricolare e di conseguenza vi permettono di poter udire i suoni circostanti pur ascoltando della musica o ricevendo o effettuando delle chiamate. La qualità audio è molto buona, sono resistenti all'acqua, alla polvere, quindi anche oggi che sta piogginando possiamo tranquillamente indossarli. La cosa fighissima poi di questi occhiali è anche che hanno le lenti intercambiabili facilmente, così vedete, prendete, li staccate in modo molto semplice, girate e potete cambiare le lenti dei vostri occhiali. Quindi io ho un'altra lente che oggi non ho qui con me, una lente trasparente antiriflesso che va benissimo per lavorare al computer. Il link è il sito ufficiale di Lemuna, ve lo metto sotto in descrizione, quindi se volete ulteriori informazioni cliccate qui sotto. Grazie a Lemuna, continuiamo il nostro giro. Ma ecco qua Jessica, eccola qua, non si è persa, è qua presente. Jessica, vuoi spiegare tu il giro di oggi? Dai. Niente, oggi da Riale, Morasco, arriveremo al Gries, al passo del Gries dove c'è un bivacco, dove non avremo legna, non avremo stufa, non avremo nulla. Cioè tu stai solo negativi. esatto, stai solo mettendo l'accento sugli aspetti negativi del giro. Vabbè. Pessimismo e fastidio. Jessica l'ha fatto questo giro che è un classicissimo, il giro dei 3 passi. Almeno vediamo se farlo, perché andrà molto in base alle condizioni meteo. Oggi è brutto, come vi dicevo l'obiettivo è quello di trovare un pochino di neve e probabilmente su al passo magari qualche fiocco lo beccheremo, e domani sarebbe l'ideale proseguire con gli altri 2 passi. Quindi oggi passo del Gries, domani il secondo passo come si chiama? San Giacomo. No, San Giacomo è l'ultimo. C'è quello in mezzo che come si chiama? Ve lo diciamo dopo, non siamo preparati. Non so se avete mai mangiato il Bettelmat, ma questa è la valle del Bettelmat, quindi è qua che le mucche vanno a pascolare e mangiano quindi quest'erba dalla quale nasce il latte col quale si produce il Bettelmat. Questo formaggio molto buono, ma anche molto costoso. Bene, comincia a nevischiare, tira un po' il venticello freddo. Però i posti qua sono sempre veramente molto belli. Guardate un po'. Questa parte della Val Formazza è molto simile a un paesaggio lappone, sia proprio a livello paesaggistico che anche a livello di condizioni climatiche. Infatti il clima è sempre un po' pazzo, qua è una zona di ghiacciai
dopo magari andiamo a dire qualche parola sui ghiacciai che ci sono qui, ghiacciai a quote relativamente basse che quindi stanno soffrendo tantissimo negli ultimi anni. Di nevischio che arrivano addosso abbastanza prepotentemente, e questo è un punto abbastanza elevato. Comunque noi arriveremo, adesso siamo nel 2002, arriveremo a questo bivacco shelter di emergenza nel 2004, sicuramente lì è molto esposto al vento, però ci ripareremo questo bivacchino dove passeremo la notte. L'obiettivo di questo giro era andare a toccare la prima neve di stagione e direi che ci siamo. Guardate qua, oltretutto, nonostante abbia fatto delle spolverate, questa presumo sia neve ventata, c'è un bel accumulo. Guardate un po'. C'è anche spazio per una piccola curiosità storica. Qua viene riportato praticamente il passaggio di Wagner, il musicista, 18 luglio 1852. Praticamente c'è scritto che iniziò il suo pellegrinaggio spirituale nel bel paese, quella dell'arte e museo del mondo. Siamo praticamente arrivati comunque. Il bivacchino dovrebbe essere qua dietro. Eccoci al passo del Gries, 2479 metri. Guardate, ci sono già dei ghiacciolini di ghiaccio. Sembra proprio che l'inverno qua sia già arrivato. Il bivacco non lo vedo, da quanto mi risulta un pelino sotto, quindi adesso andremo a riagganciare il sentiero per il bivacchino. Guardate che bellissimo scenario invernale. Benvenuti al bivacco del Gries. Questo è un piccolo bivacco d'emergenza, più che altro è molto recente e confortevole, diciamo, perché è davvero piccolo, dentro è isolato molto bene, va bene in situazioni come questa, quindi noi stanotte torniamo qua perché il meteo è brutto e domani, se riusciamo, proseguiamo. Adesso vi faccio vedere com'è dentro. Vabbè, il luogo qua è fantastico, è veramente molto bello. Oggi non si vede nulla, domani speriamo si veda qualcosa di più, altrimenti valuteremo se scendere e riusciremo a proseguire il nostro giro. Qua è già arrivato l'inverno, il 1° ottobre, ed è già inverno. C'è un buon bello stratino di neve, non tantissimo, ci sarà tanta neve quasi. Neve fatta, sta facendo adesso. Siamo solo agli inizi, speriamo bene. Ecco. Non avrà mica freddo. No, vabbè, si sta relativamente bene. Ma il gas qua? Si è spento. Io pensavo che... Scusa, pensavo che l'avessi spento. No, Ho detto, ma non è riuscito a farle forse è finito. Non dirlo Putin ce neanche. l'ha chiuso. Non dirlo neanche per scherzo. Putin arriva anche qui.
nelle bombolette. No, voi no, dovete morire di freddo stanotte. Ecco, questo è l'interno del bivacco, vedete, molto carino, molto recente, piccolo ma in grado di ospitare 8 persone, ci sono 8 potenziali brande. C'è anche, vedo, non so se è una presa per la ricarica del telefono questo. Sì, c'è anche una presa USB, ci sono dei pannellini fotovoltaici, una luce. È un bivacco proprio per situazioni come questa. Però No, la nostra non è emergenza, cioè ce la siamo proprio andate a cercare diverso. noi ci cerchiamo l'emergenza, Ok. cerchiamo la situazione d'emergenza. Se volevi proseguire il cammino, andiamo se vuoi. Fuori nevica. Andiamo. Vabbè, comunque stasera abbiamo un menù a base di polenta e macinata e anche abbiamo dello zola, salamini, Formaggini. non ci manca nulla. Pani. Insomma. Come al solito ingurgitiamo più calorie di quelle che bruciamo. Dunque, le temperature qui dentro oscillano tra i 3 e i 5 gradi per la felicità di Jessica. E adesso ho messo il termometro anche fuori e vedremo la temperatura esterna. Adesso partiamo con la cena che almeno ci fornirà anche un pochino di calore, quindi macinato e polentina. Vabbè, possiamo anche metterne 2. Facciamo belle ricche. Sì. La carne è stata tenuta in frigorifero. Eh sì. Non si sarà sicuramente guastata. E qua arriva grande calore poi. Calore in abbondanza. Ah, dobbiamo aprire anche il vino per fare la sfumata. Apri bottiglie ce l'hai? Altre bottiglie è dentro in quel coso rosso. Sfumatina? Guarda. Basta, ricordo se vede tutto lui. Che già evaporerà con qualcun altro.
c'è un tasto che non mi blocchi. Bene. E poi dopo c'è ancora un piccolo bis. Allora, vediamo un po'. Scotta. Meglio. Beh, buono dai. No? Allora, condizioni meteo abbastanza proibitive fuori, molto proibitive, folate di vento fortissimo e pioggia ghiacciata, nevischio a raffica. Arrivano proprio delle raffiche. In questo preciso momento C'è silenzio. si è placato tutto. È il momento per la pipì. È il momento per la pipì, conviene approfittare perché sì, è vero, questo è il momento migliore. Che dopo inizia a scaricare di nuovo. Curiosità su questo bivacco è stato costruito in memoria di 3 ragazzini che sono morti facendo il passo del Gries nel 53. Erano un gruppo di 9, mi pare, e sono stati sorpresi da una tempesta, nonostante la giornata fosse bellissima, quindi per farvi capire qui com'è il clima è veramente così un po' imprevedibile. È arrivata questa tempesta, li ha sorpresi e in 3 sono morti, quindi hanno deciso di fare questo bivacchino anche come ulteriore punto di sosta eventuale, perché sennò l'altro è in Svizzera, un pezzettino più avanti, il bivacco del Corno forse, e niente, quindi effettivamente la posizione è abbastanza strategica, perché in caso di maltempo c'è questo bivacco intermedio in un punto molto esposto ai venti e alle intemperie. Direi che può bastare così per questa sera. Super Quark si chiude qui. E niente, cercheremo di andare a dormire. Gradi, quanti gradi ci Gradi, sono? momento gradi, attenzione, perché adesso abbiamo scaldato l'ambiente a 8 gradi, perché abbiamo cucinato e il fornellino funge praticamente, sì, funge praticamente da stufa. Buongiorno, pronti a ripartire, lasciamo il bivacco del Gries e ci dirigiamo verso il passo del Corno, quindi i passi sono 3, vi dicevo
passo del Gries, che è questo qui, il passo del Corno prossimo e poi il passo di San Giacomo. Ciao Jessica, dormito bene? No. No. Quelle lì dovrebbero essere le pale eoliche più alte d'Europa, da quanto mi risulta. Siamo già in Svizzera. E di sotto c'è il lago del Gries, che ormai non si vede più perché un continuo via vai di nuvole. Siamo in prossimità della capanna Corno e qua c'è tipo un villaggio degli omini o degli ometti. Omini o ometti, Jessica? Cosa? Omini o ometti? Omini. Omini. La capanna è lì in fondo. Questo è un rifugio svizzero. Dal rifugio Corno un'oretta di cammino per arrivare al passo di San Giacomo. Lì in fondo si vede anche tutta la traccia ben segnalata. Da questo versante, tempo decisamente migliore rispetto a quello che c'era prima e che comunque probabilmente imperversa tuttora.
Credo che sia giunto il momento di salutarci da qua con sullo sfondo il rifugio Maria Luisa. E Jessica, se vuole salutarvi, non lo so, Jessica dorme. Ciao! Ecco, un saluto da me e da Jessica. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e lasciate un commentino. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!